Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia. Come puoi usare le mappe mentali nell'apprendimento delle lingue? Se non sai cosa sono le mappe mentali, ti invito a cercarle semplicemente su Google per restare sorpreso di quanto utili e quanto spettacolari queste mappe mentali possono essere. Ma ci tengo a precisare che non è necessario essere un artista per fare le mappe mentali. Come dice un mio caro amico, io non so disegnare e sono d'accordo con lui effettivamente. Quelli che io faccio nelle mie mappe mentali sono semplicemente degli scarabocchi. Quello che importa quando fai una mappa mentale non è creare qualcosa di veramente artistico, ma quello di mettere dei piccoli simboli, delle parole che ti possono aiutare ad acquisire l'informazione che stai imparando, quello che stai imparando, che sia una conferenza oppure sia una storia in lingua straniera. Nell'ultimo mese mi sono divertito a creare diverse mappe mentali. Questa è una. Ho partecipato come semplice spettatore ad una conferenza molto interessante organizzata dalla ASALT di Tropea, Hospitality Restart, che ti invito a frequentare il prossimo anno perché effettivamente ci sono tante idee interessanti, non solo per chi lavora con il turismo. E se tu mi chiedi quello che ha detto questa persona, Sergio Cirillo, che saluto, io ancora oggi posso dirtelo. Perché? Perché durante questa sua presentazione io ho ascoltato attivamente e ho preso degli appunti attivamente attraverso questa mappa mentale. Però nell'ultimo mese mi sono poi divertito a creare tante altre mappe mentali. Te le farò vedere alla fine di questo video. Comunque, questa che hai appena visto l'ho creata dal vivo, senza avere la possibilità di fermare il relatore e di chiedergli che cosa stava dicendo o se poteva ripetere quello che aveva appena detto. Grazie a internet ho avuto anche la possibilità di seguire un corso molto interessante, in inglese stavolta, si intitola Intro to Storytelling di Kevin Hallison e in questo corso, grazie a questo corso, ho creato altre mappe mentali. Come vedi, qui ho rifinito leggermente in più questa mappa mentale. Perché l'ho rifinita in più? Perché ogni tanto mi fermavo, mettevo in pausa e mi sbizzarrivo a creare i miei disegnini, i miei simboli. Quindi questa è una cosa importante. Grazie a internet tu puoi mettere in pausa il video o l'audio che stai ascoltando, che stai mappando. Comunque, le mappe mentali si possono utilizzare in diverse fasi dell'apprendimento linguistico, perché se sei un principiante ovviamente ti possono essere utili per acquisire il vocabolario, per creare delle categorie tra le diverse parole, quindi tu metti al centro l'argomento e poi fai partire i diversi rami che si diramano a seconda della categoria, della parola del vocabolario che stai imparando. Però ad un livello più elevato, cioè quando già capisci e conosci un po' di più la lingua, tu hai la possibilità di fare una mappa mentale, per esempio, di una storia. Negli ultimi giorni mi sono divertito a creare tante storie, a creare delle mappe mentali attraverso le storie. E una che effettivamente mi piace molto è questa, quella del principe spadaccino, dello spadaccino cinese, che puoi guardare in un altro mio video. Comunque, la cosa che mi preme farti capire è che grazie alle mappe mentali tu sei molto attivo durante l'ascolto, perché categorizzi delle informazioni, fai tue quelle informazioni e acquisisci indirettamente anche la lingua,
che viene utilizzata per poter trasmettere quelle informazioni. Per cui ti consiglio effettivamente, se non lo hai mai fatto, di cominciare a informarti sulle mappe mentali. Si possono imparare in un paio d'ore, basta leggere i libri di Tony Buzan, oppure se vuoi un corso in italiano, in Italia abbiamo Matteo Salvo che ha creato un DVD molto, molto buono, nel quale in un paio d'ore ti spiega effettivamente come creare le mappe mentali e come utilizzarle nei diversi campi. Ma ti ho detto che le mappe mentali si possono utilizzare ad un livello base quando effettivamente vuoi acquisire il vocabolario per creare le categorie di vocaboli, ma si possono utilizzare anche in fase di ascolto per prendere appunti di quello che stai ascoltando. Ma si possono utilizzare anche in un secondo modo che è quello di prendere la mappa mentale che hai creato e poi di guardarla e parlarci sopra. Per esempio, nel video in cui ti ho fatto vedere questa storia, io l'ho fatto dal vivo, ho semplicemente guardato la mappa mentale e ho cominciato a raccontare la storia come me la ricordavo, senza leggere un testo parola per parola. Questa è un'altra cosa che puoi fare. Una terza cosa che puoi fare è quella di, se tu conosci bene la storia o l'audio o la mappa mentale che hai creato in precedenza, è quello di ricreare la mappa mentale mentre parli in italiano o nella lingua straniera che stai imparando. Questo è un esercizio abbastanza complesso che ti aiuta ad essere coinvolto con tutti i tuoi sensi, perché tu stai scrivendo, stai parlando e ascolti anche la tua voce e vedi anche i simboli che stai creando. Quindi è un esercizio molto molto intensivo. Ok, spero di averti chiarito molti aspetti delle mappe mentali. Ti ricordo che grazie ai libri di Tony Buzan puoi imparare in un paio d'ore, non è necessario comprare nessun'altra risorsa, basta che tu legga le istruzioni e faccia tuo questo argomento delle mappe mentali. In ogni caso ricorda che le mappe mentali che crei tu sono molto più utili a te rispetto a quelle che creo io. Sì, le mie possono esserti utili, ma quelle che fai tu attivamente sono quelle tue, che ti rendono parte di un processo di apprendimento attivo. Ti ringrazio per avermi ascoltato, ti invito a condividere questo video con tutti quelli che conosci se effettivamente ti è piaciuto. Grazie mille, ciao! Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia.